Ciao, sono Ale, sono qui per aiutarti a capire come dire in italiano il verbo inglese to need. Don't forget to switch on the subtitles. Allora, in italiano ci sono tre modi di dire to need. Il primo, e anche quello più conosciuto da tutti gli stranieri, è sicuramente avere bisogno. Avere bisogno, infatti, va bene sia con i verbi sia con gli oggetti ed è molto facile da usare perché dobbiamo solo coniugare il verbo avere, aggiungere bisogno e poi di. Ci vuole sempre la preposizione di. Quindi, per esempio, ho bisogno di dormire, ho bisogno di un letto. Oppure ho bisogno di mangiare, ho bisogno di una pizza. Cosa succede? Che in realtà in Italia gli italiani nella vita di tutti i giorni non dicono quasi mai avere bisogno, perché avere bisogno in realtà si usa soltanto per delle cose urgenti, realmente necessarie. Quindi non possiamo usarlo per cose che sono un po' o inutili o delle cose che vogliamo solo per sfizio o solo perché le vogliamo. No, deve essere una cosa di cui abbiamo veramente una grande necessità. Infatti, noi italiani che amiamo tantissimo esagerare, lo usiamo anche come esagerazione. Quindi, per esempio, lo useremo per dire ho bisogno di dormire, vuol dire che sono stanchissima e sto esagerando. Il secondo modo che abbiamo di dire to need è dovere. Dovere va bene soltanto con i verbi. È molto facile perché si coniuga dovere normalmente e poi si mette il verbo all'infinito, quindi nella forma are, ere o ire. Quindi, per esempio, se I need to sleep dirò devo dormire o posso dire devo mangiare. Però non potrò mai dire devo una pizza. Perché? Perché non ha senso per noi. Allora, cosa facciamo se invece vogliamo dire che abbiamo bisogno di una cosa? In questo caso usiamo il verbo servire, che è un verbo un po' particolare. Infatti è un verbo impersonale, che significa che è un verbo come piacere. Quindi il verbo dipende dall'oggetto e non il soggetto. Cosa significa? Prima di tutto dobbiamo usare sempre le particelle pronominali, quindi come per piacere mi, ti, le e gli, le se è una donna anche se non tutti gli italiani lo fanno, ci, vi, gli. Dopo aver messo la particella pronominale possiamo usare il verbo servire, sempre alla terza persona, singolare o plurale. Quindi serve, singolare, servono, plurale. Usiamo serve, singolare, se l'oggetto o la cosa è solo una. Per esempio, mi serve una pizza. Oppure, se ce ne servono di più, plurale, mi servono delle pizze, mi servono 2 pizze. Cosa succede? Se noi abbiamo bisogno di questa cosa o di queste cose per un motivo o per fare qualcosa, dobbiamo usare sempre la preposizione per. Quindi, per esempio, mi serve una pizza per la festa di Mario. Mi servono delle pizze per la festa di Mario. Oppure, mi servono delle pizze per mangiarle alla festa. Quindi abbiamo detto il verbo avere bisogno o l'espressione avere bisogno, che però usiamo solo per esagerare in genere, oppure se davvero abbiamo una grande necessità. Il verbo dovere, che va solo con i verbi e vuole i verbi all'infinito, quindi per esempio devo studiare l'italiano. Oppure il verbo servire, che però va solo con gli oggetti. Quindi per esempio mi serve un nuovo libro di italiano, sì uno, oppure mi servono 3 nuovi libri di italiano, perché forse davvero voglio studiare l'italiano. Ok, allora questo è tutto.
Se avete qualche domanda potete scriverla nei commenti, oppure se avete capito tutto, spero, potete provare a scrivermi un esempio con servire e un esempio con dovere. Grazie, ciao!